Bunkai. Non so se tutti avete letto quel piccolo appunto che ho fatto, che ho condiviso con i vostri genitori o con gli adulti di voi, sul Bunkai. Bunkai lo possiamo intendere sia come un motè, quindi come traduzione letterale della gestualità del kata, che è quella che ci permette poi, quando andiamo a fare il kata da soli, di visualizzare un compagno, un avversario, e di sentire le tecniche che facciamo, siano esse di attacco o di parata. Il passaggio successivo a questo passaggio assolutamente elementare è quello del Bunkai Ura, del Ura Bunkai, ovvero del Bunkai nascosto. Il Bunkai nascosto non è nascosto perché ci siano tecniche segrete, è nascosto perché noi possiamo interpretarlo in tantissimi ed infiniti modi e possiamo rivolgere questo tipo di pratica a sviluppare determinate qualità nostre. Possiamo utilizzarlo per sviluppare la potenza, la velocità, possiamo utilizzarlo, ed è questo il caso di quello che vi faccio andare a vedere adesso, per migliorare la nostra capacità di eseguire più tecniche e più azioni senza soluzione di continuità. Cosa vuol dire senza soluzione di continuità? Senza stop, d'accordo? Questo modo di lavorare ci permette innanzitutto di sviluppare una buona propriocezione, perché siamo molto vicini al compagno e dobbiamo avere un controllo assoluto di come è messo il nostro corpo nello spazio, cosa di cui parlavamo prima. Io devo sapere esattamente il mio piede dov'è, la mia mano dov'è, e non solo dov'è, ma anche come è posizionato. E lavorando col compagno, così vicini come saremo adesso, ho bisogno anche di imparare a intuire lui come è messo e come è posizionato, e in base a come è posizionato lui io vado magari a cambiare leggermente la tecnica. Il kata che vi presento, qualcuno di voi l'ha già visto, è l'Yanidai, e facciamo tutto l'Ura Bunkai, una versione di Ura Bunkai, fino alla fine. Benissimo, mi faccio aiutare da Giovanni, tutto molto soft, molto piano. Primo attacco, e adesso io gli devo dire cosa deve fare, perché è chiaro che tutto questo è concordato, non ha niente a che fare con la difesa personale. Indirettamente possiamo migliorare la difesa personale, perché più migliora la nostra coordinazione, la nostra propriocezione, eccetera, 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 più migliora la nostra capacità di gestire uno scontro. Jakutsky Jodan, compagno continuo. Adesso, ricordate che nel kata, tra l'altro Yanidan, chi lo sa, qui c'è una piccola pausa. Magari il kata ci dice in una situazione di combattimento che qui c'è una pausa. Difesa, colpiamo. Qui, quando saliamo, possiamo colpire di nuovo. Il Tetsui lo possiamo interpretare in questo modo, magari rimbalzato. Se finiamo va oltre, se no qui. Lui ha solo uno spazio per colpire. Esatto. Lui qui ha di nuovo solo uno spazio per colpire. Noi possiamo inserire tantissime varianti. Ad esempio, io sul suo pugno posso uscire e va bene, ma posso anche sul suo pugno entrare dentro. Lui continua, Tsuki, 1, tagli, Jakutsky. Io adesso do fluidità, in realtà qui è finita il gioco, è la partita. Però io voglio fare una cosa continua e fluida, morbida. Pugno, taglio, Tsuki, di nuovo taglio, Jodan. Sono i 4 shuto delle Yanidai. Colpisco. Lui ha solo uno spazio. 1. Qui 2 possibilità, o direttamente shuto, o colpisco, lui piega, taglio. Suo pugno, l'altro pugno, ucciuke, magari colpisco già qui, colpisco, di nuovo suo pugno, è la serie degli ucciuke, d'accordo? Abbiamo un Moroteuke, il caricamento potrebbe essere Mawashi Tsuki, già così, 1, 2, e di nuovo Jodan, suo pugno, attaccato qui perché c'aveva lo spazio lì, quando vi parlavo prima di propriocezione, scusate. Su questa cosa qui, il Gedan Morai può essere interpretato sia come spostare, sia come colpire. Di nuovo Jodan. 1,
Ageuke. Chiuda. Finito. Questa è l'idea. Io vorrei che quando fate kata pensaste sempre a queste cose. Poi ovviamente questo lavoro qui può essere sviluppato più o meno forte, d'accordo? Possiamo anche andare a non lavorare più sulla continuità delle tecniche, ma andare a lavorare magari su una tecnica sola. Ad esempio, siamo qui, ovviamente sempre lui è indirizzato a colpire. Suo Tsukijo Dan. 1, finito! E questo è il kata, L'altro pugno, a questo punto qui andiamo avanti, però si lavora in maniera diversa. Rivediamolo tutto piano, se riusciamo. Io e Giovanni, lui non l'abbiamo fatto 2 volte. Vediamo, ma è semplice, perché lui fa Jodan. Di nuovo Jodan. Chudan, giochiamo. Pum pum. Colpito. Ha solo uno spazio. Via. Jodan. Chudan. Taglio, di nuovo gioca. Pum. Chudan. 1, 2. Chudan. Accompagniamolo. Taglia. Jodan. E qui. È quasi come prima, ma è uscito. Gedan. Chudan. Chudan. Io magari ho messo anche questo. Chudan. Chudan. Guardate che questo è il caricamento. Quando faccio il Gedan Barai del Nidan, c'è questo. Colpisco e taglio. Finito. Grazie Giovanni.